Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, buona domenica e auguri a tutte le donne. Ovviamente prima di iniziare questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli facciamo il punto insieme per quanto riguarda gli infortunati e gli eventuali rientri. Alcuni torneranno più tardi in campo, altri invece li possiamo rivedere forse già dalla prossima partita. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Partiamo da quelli un po' più lontani, ovvero Di Lorenzo, Rachmani, Neres, che ci fanno sapere stagione finita, lo rivedremo a fine campionato. Un attimo che ci arriviamo. Per quel che riguarda gli infortunati Di Lorenzo, Neres e Rachmani, stando alle ultime dichiarazioni di Conte, il più vicino al rientro è il capitano. Salterà il Lecce e la trasferta di Cagliari, l'ultima prima della sosta, e quindi potremo rivederlo in campo il 6 aprile nello scontro diretto contro il Milan al Maradona. Così come Rachmani c'è cautela e non credo che rientri contro il Milan. Per Neres invece una situazione un tantino più cupa per quanto riguarda l'eventuale rientro. Il mattino oggi ovviamente ci fa sapere difficile rivedere Neres al meglio prima della fine di quest'annata, ma tutto si valuterà strada facendo. Dunque, a differenza di tutti gli altri, più verosimilmente rivedremo Neres direttamente nella prossima stagione, ma come si legge sul giornale, mai dire mai. Chissà che l'ex Benfica non riesca a bruciare qualche tappa e riaffacciarsi in campo almeno per le ultimissime gare tra fine aprile e inizio maggio. Moltissimi tifosi sono curiosi di vedere Neres in campo con Alisson Santos per un duo tutto brasiliano che potrebbe far gioire Rasmus Højlund come attaccante. Vedremo se sarà possibile verso la fine del campionato, perché diciamo che le ultime notizie non è che sono tanto confortanti per quanto riguarda il nostro Neres. In mediana Lobotka e McTominay come stanno, quando rientrano, quando li avremo disponibili? Secondo il Corriere dello Sport, Antonio Conte vuole recuperare Stanislav Lobotka in vista di Napoli-Lecce. Il centrocampista slovacco aveva saltato la sfida contro il Torino a causa di un sovraccarico muscolare, con lo staff medico che aveva preferito gestirlo con prudenza per evitare rischi. Ora il 68 azzurro accelera il proprio percorso di recupero per tornare in campo al più presto in cabina di regia, quindi probabilmente contro il Lecce potrebbe essere già arruolabile, così come anche McTominay, ma con una maggiore cautela. Situazione più delicata per lo scozzese, fermo da ben 5 partite consecutive. Lo scozzese si era fermato per la riacutizzazione di un'infiammazione tendinea, problema emerso nel corso del primo tempo contro il Genoa a Marassi. Un infortunio che ha condizionato la seconda parte della stagione del centrocampista ex United, ora finalmente vicino al rientro in campo. Il tempismo non potrebbe essere più importante con la corsa alla Champions League entrata nella fase più calda. Riavere a disposizione McTominay e Lobotka rappresenta una notizia fondamentale per il Napoli e Conte, che punta su entrambi per ritrovare equilibrio e qualità a centrocampo. Le ultime sono queste, con molta fiducia. Probabilmente avremo anche McTominay disponibile o convocabile quantomeno per la partita contro il Lecce. Poi ci sono 2 match per poi arrivare alla pausa nazionali che mette un tantino di calma per poter caricare di più per chi deve farsi trovare pronto e torna dall'infortunio dopo la sosta, approfittare di qualche giorno in più dove non si gioca per smaltire qualche affaticamento per qualcun altro, così come potrebbe essere anche per Vergara. Però su Vergara secondo me c'è da fare un discorso un tantino non diverso, ma bisogna allargarlo un attimo, perché le ultime che ci arrivano, il problema di Vergara non è un problema che nasce da un piede messo male, da un calcione, da una situazione di campo, da un infortunio e una botta che poi durante il match arrivano e devi uscire, ma diciamo che è una situazione che c'era già a Castelvolturno in allenamento. Infatti è stato un fastidio emerso nei giorni scorsi a Castelvolturno col talento di Fratta Minore, che ha deciso però di conviverci visti gli impegni importanti sul calendario in ottica qualificazione Champions.
Giocarci su dunque ha acutizzato una problematica che alla base era già emersa. Oggi il fastidio non è insormontabile, ma c'è doverosamente cautela. Lunedì sosterrà esami clinici per approfondire, quindi domani, per approfondire la questione, ma in ogni caso, con Giovane pronto in panchina, si potrà lavorare per un rientro dolce in vista di Cagliari-Napoli o magari dopo la sosta. Quindi è qui che volevo soffermarmi. Se tu avevi o potevi avere l'eventuale calciatore schierabile al posto di Vergara, perché andarci a giocare sopra per far sì che invece di una settimana, 2 che possano essere, diventano 4 o 5? Questa è la domanda che mi pongo, e ovviamente ci sta da vedere, ecco, la voglia del calciatore di giocare. Hai dato l'ok al mister e quindi te la senti. C'è un mister che ti chiede se puoi giocare o meno, quando secondo me quando sei affaticato o hai problemi fisici dovrebbe essere o bianco o nero. Può giocare? Detto ovviamente a dottori, staff e quant'altro, sì o no? Perfetto, ci si esprime, non può giocare, sì può giocare, benissimo, e fai le scelte, non che, così come abbiamo visto anche in passato, vediamo se McTominay se la sente, dichiarazioni del mister ed era una partita di Champions League quando aveva quella botta alla caviglia. Secondo me gestire così non porta a niente, vediamo se il calciatore se la sente. Sei infortunata, sei affaticata, perfetto, sei indisponibile, punto e basta, senza andare a, correre, lavorarci, giocarci sopra anche ad un piccolo affaticamento che poi può diventare un tantino più grande dal punto di vista dei recuperi. Speriamo che ritroviamo quantomeno un altro paio di calciatori nelle prossime partite, così come abbiamo letto, un Lobotka e McTominay che si vanno ad aggiungere ai recuperi già effettuati e rivisti in campo di Anghissà e De Bruyne, per poter poi avere disponibilità, ecco, di elementi anche a centrocampo, visto che Elmas sta facendo molto bene, dove lo metti, sta cercando di portarsi la pagnotta a casa e lo ha fatto finora, però non credo che poi sia eterno anche il nostro Elif, che deve pur riposare un tantino, perché ha sostituito esterni d'attacco a sinistra, ha giocato a destra, è stato spostato dietro a Politano nell'ultima partita, inserendo un altro centrocampista, e quindi si è rimesso in gioco anche lì, però dovrebbe pur riposare il macedone prima di arrivare a situazioni che poi possono portare ad affaticamenti e indisponibilità dal punto di vista dello schierarlo in campo. Sono non le ultime partite, perché ce ne sono ancora tante, non siamo a fine campionato, però avere quanti più uomini a disposizione per poter gestire la partita i 90 minuti, che sia un Lecce, che sia un Cagliari, che sia un Milan, un Como che dobbiamo ancora affrontare e quant'altro, diventa fondamentale, perché a partite in corso puoi permetterti di gestire il risultato nel caso sei sotto e devi strafare, quindi alzi la qualità, alzi il livello e fai uscire qualcun altro. Nel caso devi gestire, sei sopra, ti copri un tantino se ti vuoi coprire, quindi avere molte armi al proprio molte frecce, ecco, al proprio arco, perché di armi in questo periodo è meglio che non ne parliamo, molte frecce al proprio arco sarebbe cosa buona e giusta. Ultima ma non ultima considerazione sulla giornata di campionato, che ovviamente c'è stata ieri e continua oggi con la Roma impegnata, è lo stesso derby. Buono il risultato per quanto ci riguarda, è la classifica del pareggio dell'Atalanta. Il Como ha vinto, sì, ma con polemiche per quanto riguarda il match contro il Cagliari, quindi dietro di noi la situazione rimane pressoché invariata, con la Juve che poi ha vinto, e non di misura, ma con un risultato molto largo contro il Pisa. Poteva essere prevedibile dopo questa situazione in bilico della Juventus per quanto riguardava i risultati, quindi è cambiato poco e niente per chi ci insegue. Vedremo la Roma cosa farà contro il Genoa, recupereremo sicuramente qualcosa o sull'Inter o sul Milan, nel caso poi esce una X, recuperiamo 2 punti sia sui nerazzurri e sia
sui rossoneri, perché arrivare in Champions assolutamente sì, e non si può steccare per il semplice fatto che il Napoli comunque ha calciatori da riscattare. Vedi lo stesso Elmas, vedi Højlund, vedi Alisson, e ballano comunque già, se parliamo di 3 calciatori, ballano già una settantina di milioni e forse qualcosina in più. Adesso non ricordo bene a quanto era il riscatto di Elmas, comunque sono 16,5 per Alisson e una cinquantina di milioni per Højlund. Già diciamo che, ecco, che devi per forza arrivare in Champions e fare entrare qualcosa per riscattare calciatori che sono già in rosa adesso. Poi arrivare secondo piuttosto che quarto, al di là di qualche milioncino in più, perché comunque la Serie A non è che dal secondo al quarto sono gli stessi soldi, cambia comunque a scalare l'introito e il guadagno, e quindi arrivare secondi anche per una classifica che tu la guardi e dici vabbè, quest'anno siamo arrivati secondi, però dietro un Inter che avrà fatto il vuoto, tutto quello che vogliamo, anche se il Napoli poi arriva secondo e nel caso saranno 3, 4, 5 o 6 punti e l'Inter strada facendo perderà qualcosina e tu arrivi secondo, è lì che tireremo le somme dal punto di vista poi arbitrale, perché al Napoli mancano dei punti, ecco, mancano dei punti, e quindi senza arrabbiarci poi lì faremo un altro discorso e condivideremo, faremo diciamo altre considerazioni così come siamo abituati anche nella sezione commenti, e tireremo le somme a fine campionato. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao.